Ciao ragazzi e bentrovati dal vostro handyman. Quest'oggi saremo sempre in trasferta a casa dei parenti per pitturare una stanza. Allora si tratta di una stanza da letto che non vede colore da svariati anni. Il da farsi sarà pitturare la parete testata del letto di un colore particolare, mentre le altre pareti, soffitto compreso, andranno fatte bianche. Abbiamo optato per un bianco leggermente più caldo, quindi quello che faremo in sequenza è svuotare la stanza e alleggerire l'armadio in modo da renderlo spostabile, mascherare tutti gli infissi con nastro carta, dare una mano di bianco classico di fondo per coprire tutti i segni scuri lasciati dal calorifero e dai flussi d'aria calda, pitturare di bianco caldo partendo dal soffitto, pitturare la parete lato testata ed infine pitturare il calorifero con smalto. Ma diamo subito un'occhiata alla lista del materiale. Prendete carta e penna e segnate. Partiamo con rulli per pittura, secchi per colore, la pittura necessaria, i pennelli in base alle esigenze ed infine teli di copertura e nastro carta. Per quanto riguarda tempi e costi abbiamo dunque per rulli e pennelli siamo indicativamente dai 5 ai 15 euro. Per quanto riguarda invece la frusta miscelatrice si trova tranquillamente a pochi euro. Io per esempio ne ho una in ferro da applicare al trapano. Teli di copertura e secchio si possono tranquillamente trovare di seconda mano, altrimenti anche questi con pochi euro li possiamo trovare. Per quanto riguarda invece la pittura dipende molto dal tipo di pittura che sceglierete. Quindi bando alle ciance, mettiamoci subito all'opera. Allora, eccoci qua con i preparativi per la pittura. Abbiamo già tolto il letto, ora andremo a togliere il lampadario, metteremo i teli e andremo a mascherare tutti gli infissi. Allora, i lavori proseguono. Abbiamo tolto il lampadario, abbiamo mascherato tutti gli infissi, smontate le placchette e mascherate anche quelle. Battiscopa, abbiamo dato un po' di bianco sopra il calorifero che era completamente nero, quindi procederemo in questo modo. Questa parete qua verrà fatta di un colore differente, mentre le altre pareti, soffitto compreso, verranno fatte di colore bianco. Quindi partiremo da queste pareti e il soffitto, arriveremo fino al lato della porta finestra e successivamente sposteremo l'armadio. Andremo a pitturare dietro e dallo stesso punto a ritroso partiremo con la seconda a mano. Allora partiamo col miscelare la pittura con l'acqua. Abbiamo 14 litri, la quale va diluita al 20%, quindi andremo a mettere 2,8 litri di acqua. E con la frusta andiamo a mescolare. Partiamo con il soffitto. Depositiamo un po' di colore e dopodiché andiamo a tirarlo. Allora abbiamo dato una prima mano alle pareti e al soffitto, abbiamo spostato l'armadio ed ora andremo a dare una pitturata alla parete qua dietro. Una volta ultimato faremo asciugare, daremo una seconda mano e aspetteremo domani per la pittura dell'ultima parete. Bene, ora che si è asciugato partiamo con la seconda mano.
Allora, anche qua dietro abbiamo dato la seconda mano, abbiamo pulito il parquet ed ora rimettiamo l'armadio in posizione per finire la pittura. Allora, quando date le mani, come vedete, si vedono i segni delle rullature. Tuttavia non spaventatevi, lasciate asciugare il tutto e quando è asciutto scompariranno. Allora, abbiamo dato 2 mani alle pareti e al soffitto, mentre la parete della testata del letto la faremo domani. Abbiamo già rimosso tutte le mascherature, quindi tutto il nastro è stato già rimosso. Quindi domani andremo a mascherare con il nastro carta il muro e il soffitto ed andremo a verniciare l'altra parete. Nel caso vi capitino gocce simili, potete munirvi di un attrezzo del genere per rimuoverle. E voilà! Allora, rieccoci qua. Come vedete abbiamo mascherato le pareti con nastro carta spesso, in quanto andremo a verniciare questa parete qua. Ora andremo a stendere il fondo e dopo circa 4 ore andremo a mettere sopra il nostro toner. Il fondo lo stenderemo con rullo, mentre il toner con pennello. Allora abbiamo aggiunto un po' d'acqua al fondo e andiamo a mescolare con la frusta. Allora, abbiamo dato il primer. Allora, come vedete questo primer ha queste micro particelle, le quali poi daranno l'effetto finale. Vi consiglio di dare più passate in quanto può darsi che ci siano alcune parti più coperte di altre. Quindi alla seconda passata andrete poi a pitturare dove le particelle sono meno, in modo da avere un effetto uniforme. Qua ho aggiunto un'altra striscia di carta, in quanto una striscia non è sufficiente per contenere il rullo. Quindi ora aspettiamo che si asciughi, diciamo circa 4 ore, ed andremo a applicare il nostro toner. Ed ora andiamo a mescolare il toner. Ed ora stendiamo il toner col pennello. Ecco l'effetto finale della pittura con pennello. Adesso vedete un notevole stacco, ma in realtà è un po' la telecamera perché lo stacco non è così evidente. Un consiglio: state molto attenti quando togliete il nastro, in quanto è possibile che il nastro tiri via un po' di vernice. Quindi io per esempio l'ho tolto quando era ancora piuttosto fresco in modo da evitare questo problema, ma in alcuni punti è venuta via. Comunque quel che faremo adesso è semplicemente fare qualche ritocco di finitura con un pennello fine negli angoli e poi possiamo dire di aver finito. Bene, ora è giunto il momento di pitturare il termosifone.
Abbiamo comprato vernice all'acqua per termosifoni, andiamo ad applicarla. Abbiamo mascherato la parte posteriore e semplicemente in questo modo andiamo ad applicare la nostra vernice. Mi raccomando, occhio alle colature. Allora il termo è stato pitturato, quindi sembra nuovo, e abbiamo anche rifinito le imperfezioni della parete. Quindi mi raccomando, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati. Ci vediamo al prossimo tutorial.